Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti se c'è già qualcuno collegato. Io sono Crix e oggi porterò The Sims 4. Farò una storia un po' particolare, ma prima di iniziare volevo fare una piccola presentazione veloce per quanto riguarda The Sims, che è l'ultimo capitolo dei... Ah, magari avvicino il microfono, che è l'ultimo capitolo dei giochi che porterò praticamente qui su... sia sul canale YouTube che su Twitch praticamente. Io avevo già un canale YouTube di The Sims, era un canale molto piccolo, piccolissimo, quindi ho voluto ricominciare da zero e fare un singolo canale per tutti i giochi che mi piacevano. E che altro dire? Per adesso sono i tre giochi che porto settimanalmente perché sono fra i miei tre preferiti. Di The Sims cosa andremo a vedere? Allora, cosa c'è da sapere di me, in poche parole? Io ogni tanto creo CC, ma sono molto, cioè un amatore, non sono molto bravo a creare CC, ma sto cercando di migliorare. In più, una cosa che faccio spesso già da qualche anno è tradurre mod. Poi, avendo poco tempo, non sono neanche stato benissimo, quindi ho dovuto un po' lasciar perdere come il vecchio canale di The Sims. Praticamente devo riaggiornare il sito, quindi effettivamente è ancora tutto da mettere a posto, però diciamo che cerco sempre di tenere le traduzioni che ho fatto aggiornate e di tradurne sempre di nuove. Se volete vedere delle traduzioni di mod potete direttamente scrivere nei commenti, scrivere in chat, dove vi capito anche la mail dovrebbe essere pubblicata e poi di conseguenza pubblicherò anche le traduzioni di mod che non ci sono ovviamente perché se hanno già delle traduzioni o potete già trovare delle traduzioni da altri traduttori italiani, di conseguenza non mi conviene farle, però se ci sono delle mod che vi piacciono sia piccole che grandi fatemelo sapere, io sono più che contento di aiutare la community. Un'altra cosa che vedremo sul mio canale riguardante The Sims saranno quindi ogni tanto magari delle building oppure molto spesso delle storie, che è una che andremo a iniziare oggi con la nuova espansione, perché la nuova espansione io l'ho presa da poco, non ho ancora avuto tempo di provarla, quindi sono felicissimo e anche un po' agitato perché non so niente, cioè so qualcosina che ho spulciato qualche informazione in giro, ma non so nient'altro di questa espansione, quindi speriamo che, ecco, riusciremo a capirne qualcosa. Però appunto la storia la vedremo dopo, prima andiamo a vedere due o tre cosette che volevo farvi vedere essendo la prima puntata. Allora. Questo è il sito che ho creato praticamente per The Sims, quindi ovviamente poi sotto il video lascio tutto, quindi non preoccupatevi, potete contattarmi per richiedermi appunto se avete delle mod che volete che io traduca e vi faccio vedere alcuni CC che ho creato. Allora, ho fatto delle semplici piastrelle per i muri, cioè no, piastrelle e muri. Mi serviva per un gioco che, cioè per una casa che stavo facendo qualcosa in marmo, ma non trovavo niente che mi servisse. Ho provato a fare più colori, alcuni sono più carini, altri meno, però queste sono quelle che ho creato se volete scaricarle. Un altro CC che ho creato è una cucina, ma questa è stata la mia prima cucina, quindi è più per ricordo perché non mi è venuta proprio benissimo. È un restyling semplicemente di una cucina che era già presente e l'ho fatta in diverse colorazioni, come potete vedere. Quella più carina secondo me è quella bianca o la versione nera. Non è male neanche la versione rossa, questa l'ho fatta integrata praticamente sempre riguardante la collezione marmo, infatti se vedete il top l'ho fatto anche in marmo. Un altro CC che ho creato è stato quello, volevo ricreare i personaggi dell'attacco dei giganti e quindi ho fatto i vestiti. Ci avevo messo tantissimo, mi ricordo, perché non sono proprio fatti da poco. Ho creato poi altre magliette, altre cose, ma non ho ancora pubblicato. Quindi settimanalmente cercherò sempre di pubblicare qualcosa in modo che così anche voi, se vi piacciono, avete l'opportunità di utilizzarli. Tanto è tutto ovviamente gratuito, quindi potete andare sul mio sito, scaricare, nessun problema. Questi vestiti sono contento perché sono i primi che mi erano venuti bene in modo decente, quindi ero molto contento di questa mia creazione. Poi adesso vediamo le traduzioni, come funzionano le traduzioni. Se andate qua, vabbè, c'è qualche modder
che ho messo direttamente, con cui di solito magari collaboro di più, che per esempio Little MSSM, che mi piace tantissimo come modder, quindi per esempio però le sue traduzioni, così come il Cavel, non le dovete scaricare da me, ma le scaricherete direttamente dal sito del modder, quindi basta che andate su scarica, vi porterà sul sito del modder, vedrete la mod, sono un po' spiegate, per esempio appuntamenti da cellulare, organizza appuntamenti da cellulare con un'app di incontri sia per trovare il vero amore che per una sveltina. Quindi in questo caso voi potete andare, vedere se c'è anche qualche mod che vi piace, se non la conoscete, o se cercate una mod nello specifico, tramite questa lista sapete già se c'è o meno. E anche per Ilkavel le mod sono già pubblicate direttamente dal modder, cioè io le ho tradotte, le ho mandate al modder, quando c'è qualche cambiamento gliele rimando così si aggiornano, però scaricando la mod le avete già. Gli altri modder, quelli che ovvero o non riesco a contattare o a loro non interessava inserire la stringa, quindi ovviamente ho dovuto mettere la traduzione a parte, sono per esempio Chiara Sim for Mods, Zero Sims, altre mod, magari di modder che ho solo una mod tradotta o comunque di solito, ecco, non ne ho tante da tradurre o magari non ne ho mai fatte tante, di conseguenza le metto tutte qua. Per esempio, carriera lettura dei tarocchi, è proprio una vera carriera non attiva, però dove voi potete, carriera funzionale, dove puoi far ottenere promozione ai tuoi sim in questa attività particolare, quindi c'è la carriera di lettore o lettura dei tarocchi comunque. Qua cosa dovete fare? Andando qui ci sarà la mod originale, quindi vi porta sul sito del modder e poi potete scaricare la mia stringa di traduzione. L'importante è che la mod e la stringa siano nella stessa cartella dentro la cartella mod di The Sims 4. Quindi se voi fate, che ne so, in mod mettete come faccio io carriere, aprite quella cartella, devono essere nella stessa sottocartella o nella stessa cartella mod. Quindi non dividete mai la stringa dalla mod originale in due cartelle differenti, quello è fondamentale. Oggi in più volevo farvi vedere quelle nuove, le due nuove che ho fatto ho portato oggi sono una di Chiara Sinformod, che è la carriera attiva da avvocato, quindi se cliccate sul nome andate a scaricare la mod, se cliccate su traduzione scaricherete la traduzione, questa è una carriera attiva come il poliziotto, lo scienziato, quindi ovviamente sul sito della modder ci sarà tutto spiegato, oggi non mi metto a spiegarvi tutto, perché dovrete aggiungere un nuovo lotto che sarà appunto quello della sede del tribunale. Allora, c'è il tribunale e c'è anche l'ufficio degli avvocati, qualcosa del genere. Ovviamente potete scaricare quelle sedi e quindi poi avrete anche delle sedi attive su cui giocare. Quindi la trovo bellissima, ci avevo messo tantissimo a tradurla, però sono contento. Se trovate nelle mie traduzioni qualche errore, ok, vi chiedo scusa, purtroppo può sfuggire, fatemelo sempre sapere sotto i commenti, nelle live o contattatemi e vado a correggerli subito. Di Zero Sims, invece, cioè di Zero Sims, praticamente ho aggiunto Autonomy Toggle, che è utilissima perché la mod consente di regolare con precisione l'autonomia di un singolo sim, disattivando comportamenti fastidiosi o l'autonomia solo per quel sim. Potete farlo per tutta una famiglia, potete farlo per 2 persone su 4 in una famiglia e così via, e scegliete voi cosa disattivare, quindi è molto utile. Se volete iscrivervi praticamente al mio blog, che non è nient'altro che un blog perché lo faccio tempo perso, quindi non ho fatto proprio un sito, potete farlo, vi iscrivete, così dovrebbero arrivarvi anche, se le attivate, le email quando c'è una nuova traduzione, un nuovo sì, così siete pronti. Tanto di solito nelle live cercherò sempre in 448 di dirvi nuovi sì, nuove traduzioni. Adesso io direi, ragazzi, di iniziare con il gioco. Giocheremo su Valle Incantata, quindi no, Vita Incantata. Quindi la nuova espansione che io ho comprato da poco, ma non ho ancora provato. E quindi andremo a incentrarci un po' su una storia su questo. Sarà un gameplay divertente per me perché è tutto un po' nuovo, un po' inesplorato. Elaria sarà il suo nome, Elaria, e Mistwood, che sa un po' di fiabesco, no? Quindi poi... Allora, ovviamente è una giovane adulta, è una ragazza, preferisco fare una ragazza perché voglio proprio che sia una fata. Quindi abbiamo Elaria Mistwood, una giovane adulta,
una fata. Onea, Lorraine. Allora, no. Gli occhi, la forma umana, perché poi lei si può trasformare in fata, non è. Allora, lei è Ilaria Mistwood, è una fata proveniente da un altro mondo. È successo qualcosa di molto brutto nel mondo da cui viene, quindi lei praticamente è scappata in questo mondo attraverso un portale perché i Mistwood erano persone che con una grande potenza, una grande magia, quindi praticamente sono riusciti i suoi genitori, dando la vita per lei, a teletrasportarla in un nuovo mondo dove ci fosse la pace, dove lei avesse potuto vivere tranquilla e o cosa? Comunque, vivere tranquilla in questo mondo, e quindi lei si è ritrovata qui dove non conosce nessuno, non sa bene neanche quali siano le regole di questo mondo, quindi come potrebbe vivere, come cosa potrebbe fare. Lei sa solo una cosa che ho visto che c'è nell'espansione, quindi ho voluto darla a lei. Lei sa creare qualche pozione, qualche rimedio erboristico magico, sa coltivare le piante, è un'appassionata di piante. Quindi questo è da dove inizia lei, cioè questo è il suo punto di partenza. È una fata più che una ragazza molto semplice, è una fata che non aveva grosse aspirazioni prima di capitare in questo mondo, non aveva molte aspirazioni, molti grilli per la testa, non aveva neanche proprio un obiettivo, lei viveva la giornata con la sua comunità, era una persona molto felice, una persona che tende a vedere la parte piena del bicchiere e mai la parte vuota, è una persona che tendenzialmente le piace aiutare gli altri, ma è anche una persona che ha molta paura. Ha molta paura perché, specialmente dopo il trauma che ha passato con i suoi genitori, quindi quando poi è stata, cioè, teletrasportata qua, con i suoi genitori ha patito questa, ovviamente, questa cosa è stato come un trauma per lei, quindi sì, c'è il trauma, ma questa cosa la segnerà. Lei adesso è insicura non solo perché è in un mondo nuovo, ma proprio perché non si sente più, cioè è come proprio se avesse perso le basi di tutto ciò che era, tutto ciò che sapeva e tutto ciò che avrebbe semplicemente potuto essere, perché prima lei stava bene. Quindi adesso andremo a vedere come lei inizierà questa storia.
Vediamo un attimo com'è venuta, perché poi voglio sapere ovviamente se piace. Questi sono i suoi abiti quotidiani, i suoi abiti formali, sportivi, bellissima. Poi notte, fiesta, poi costume, clima caldo e poi clima freddo. Questo mi piace un sacco. Però raga, mi piace veramente tanto. Quindi questo è il suo lato umano. Adesso andiamo a fare il suo lato fiabesco. Che non cambierà molto, cioè lei non è che si cambia del tutto come fosse, ecco, una magia, quindi tutta facciata. Lei è questo, ma quando usa la magia cambia. Il sim vuole imparare tutto ciò che c'è da sapere sull'abilità di farmacia, nonché creare potenti cure ed elisir con ingredienti vegetali. Ecco qua la sua aspirazione, perché lei vuole aiutare gli altri e poi qua vuole cercare di vivere con l'unica cosa che sa fare, ovvero utilizzare le piante, curare le piante per creare quindi elisir. Spirituale, amante delle piante, quindi io direi buona, perché è proprio il tratto che più mi vedo su di lei. Adesso la andiamo a scollegare, perché? Perché lei da fata, non dico tipo una Wins, ma quasi, si andrà a trasformare. Ma ora tocca alle nostre ali. Lei avrà due ali meravigliose, grandissime. Me le vedevo così anche, sinceramente, però anche queste sono bellissime. Quindi questa punta delle sue ali è un po' come se gli ricordasse: guarda che tu non ce la racconti giusta, sei più di quello che credi, eh? Ecco. Queste sono le sue ali. Sì, 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 sì. Quindi queste lei, quotidiani, formale, sportivi, notte. Ovviamente gli altri abiti li lasciamo uguali, Festa, costume da bagno, clima caldo, bellissima, molto fatata, e clima freddo. Ragazzi, ce l'abbiamo, la nostra Elaria Mistwood è pronta. Che ne pensate? E da qua inizierà la sua storia. Perciò, come sempre, poi che sia, se non qua in live perché sta per finire, anche nei commenti YouTube, voglio poi vedere se vi piace, cosa ne pensate, se avete delle idee a riguardo, se avreste delle preferenze. Ecco, mi piacerebbe creare un po' la storia con voi, con qualche colpo di scena. Non sarà una storia lineare, quindi comunque sarà un momento anche di relax per me, per giocare, per voi, per godervi la storia, mentre esploreremo appunto l'espansione e nel mentre la sua vita andrà avanti. Quindi dovrei proprio avervi detto tutto. Ricordo che vado live il sabato alle 4, anche il lunedì con Warframe alle 9 e anche il giovedì con Genshin. No, scusate, con Genshin il venerdì alle 9.
Perfetto ragazzi, quindi direi che per oggi è tutto. Vi saluto, vi mando un grande abbraccio e al prossimo sabato. Mi raccomando, vi ricordo se volete sì, se volete mod tradotte, andate sul mio sito, contattatemi e scaricatevi quelle che ho già tradotto. Tra l'altro poi magari farò un video apposta dove porterò magari delle mod uscite proprio per questa espansione, quindi ci terremo assolutamente aggiornati, voglio partire bene, partire col botto. Ciao, grazie di avermi seguito, grazie di avermi tenuto compagnia, alla prossima. Ciao!